Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, come avete visto dal titolo, qui oggi Express Nails, ossia sistema di allungamento con le tip intere. Allora, questa ragazzina è una ragazzina appunto maggiorenne, però per me sono tutte ragazzine, che appunto si mangia le unghie e viene ogni tanto quando ha bisogno per qualche evento, qualche cosa. Insomma, adesso per Pasqua si è voluta rifare le unghie. Allora ho deciso di fare le Express Nails, le tip intere. Perché? Perché lei non ce la fa a non mettersi le mani in bocca, a mangiarle, a romperle, insomma non è ancora arrivato il suo momento di dire basta all'onicofagia. E allora ho pensato anche che di risparmiare un po' di tempo anche per me, perché questo lavoro non avrà lunga vita, io già lo so. E in questo modo faccio prima. Ci ho messo circa un'oretta per fare questo e chiaramente si fa prima. Però non è che proprio così lo sanno fare tutti, si può fare, lo fanno tutti, vuol dire che non sei capace a fare le unghie, insomma vabbè, ormai queste polemiche sono sempre all'ordine del giorno, perché tanto le polemiche sempre all'ordine del giorno, ma insomma questo è quello che faccio io. Allora, non sto spingendo le cuticole, ma sto andando con il sanding bands a consumare proprio quella parte di cuticola che è bella bella attaccata all'unghia e nel frattempo sto anche già preparando l'unghia naturale. Dopo che ho tolto il grosso, diciamo così, di quella cuticola bella attaccata alla sua unghia, con il bastoncino d'arancio qui sto andando a spingere ancora un pochettino e poi andrò con una punta diamante per andare a sollevare ancora di più, però leggermente, queste cuticole che sono belle problematiche perché abbastanza messe sotto stress e sanguinanti, solo che le guardi loro sanguinano. E quindi diciamo che io in questi casi divento abbastanza egoista. In che senso? Nel senso che perché deve diventare un mio problema quello di fare un giro cuticole perfetto? Non so se riesco a spiegarmi, ossia io ci metto tutto il mio impegno e tutta la professionalità che ho, anche la delicatezza che posso avere in questi casi, ma è chiaro che su una cuticola del genere, pelle in questo modo molto delicata, messa sotto stress non da me, ma dalla proprietaria di queste mani, perché deve diventare un problema mio fare un giro cuticole perfetto? Qui, come la tocchi, questa ragazza sanguina. Infatti ci sarà sull'altra mano, c'è per fortuna un solo dito, l'indice, che non c'è stato niente da fare, anche con tutta la delicatezza del mondo, lì un puntino di sangue mi è venuto fuori perché se le conoscete sapete che questo tipo di pelle è molto delicato. Quindi io qui praticamente sto andando a sollevare il minimo indispensabile per cercare di tirare fuori un po' più di unghia naturale, avere un po' più di spazio su cui lavorare e cercare di fare una cosa abbastanza pulita, ma non sto andando a fondo perché io non ho nessuna intenzione di passare le mezz'ore a cercare di far fermare il sangue, eccetera, eccetera, perché qui in questa situazione è quello che succede. Quindi questo è il mio pensiero. Ovviamente voi sapete che io sono sempre abbastanza sincera nelle mie cose ed è quello che penso io, poi si rispettano le opinioni di tutti. Sono andata semplicemente con la forbicina su alcune cuticole che erano molto molto sollevate e lì con la forbicina sono andata a toglierle.
e eventualmente se ne ho bisogno ripasso la forbicina dopo. Adesso sono andata a pulire con il cleaner e quindi mi ha deidratato già l'unghia naturale, e senza alcun utilizzo di primer sto utilizzando questa polibase perché all'interno ha già del primer acido. È una base acida, chiamiamola così, è di BSN, e quindi non utilizzo altri primer ma vado direttamente con questa base. Ho preso già la misura di tutte le tip che sono le mandorla, sempre di Beauty Space Nails. Non vi ho fatto vedere la scatola, ma insomma cercherò di lasciarvi i link giù nell'info box. Non le ho neanche opacizzate, non ho messo neanche il primer, il bonder all'interno della tip, direttamente con la HD base nylon vado ad attaccarle. Queste sono preopacizzate all'interno, queste mandorla. Alcune tip intere sono già opacizzate, alcune no. Quando non sono opacizzate lo faccio con il sanding bands di opacizzarle io. Allora, HD base nylon all'interno della tip per attaccarle. Ovviamente la polibase, quella che ho messo prima, è andata in lampada ai suoi 60 secondi a polimerizzare, e adesso faccio questo. Ho lasciato questa fase a velocità normale per farvi vedere comunque la rapidità di questo sistema, perché assolutamente sì, è molto rapido. La torcia la sto tenendo tra i denti. Io mi trovo comoda in questo modo, non mi piace farla tenere in mano a loro perché loro non la puntano bene dove deve andare, e quindi io ho bisogno di tutte e due le mie mani per tenere bene la tip, e il modo in cui mi trovo comoda è questo: la metto tra i denti, la torcia è la mia, me la metto fra i denti solo io, non la tocca nessun altro, quindi non cominciamo con igiene, non igiene, sono affaracci miei, diciamo, di quello che faccio su me stessa, no? Quindi ok, voi organizzatevi come meglio credete. Anche qui tutte le opinioni diverse dalle mie si rispettano, ma pretendo rispetto per la mia. Ok, detto questo, ho lasciato appunto tutto questo procedimento a velocità normale, senza alcun taglio nel video eccetera, per farvi vedere quello che faccio. Queste unghie sono molto piccoline, oltre ad essere piccoline sono anche molto corte, e quindi sto utilizzando il segreto di questo sistema è capire un attimino quanto gel devi andare a mettere all'interno della tip per avere una buona riempimento della tip all'interno, perché il fatto qual è? Che questa tip deve essere riempita con il gel, e questo gel all'interno ci crea la struttura. Le tip sono già bilanciate con i suoi spessori, c'è uno spessore minore nella parte della cuticola e nella parte della punta. Nel punto di stress, se avete lo spessimetro a casa, potete farlo anche voi questa prova. Nella zona del punto di stress c'è più prodotto in questa tip, cioè proprio le tip vengono già bilanciate con più spessore dove ci deve essere. Quello che facciamo quando ricostruiamo nella zona dei punti di stress, la bombatura, l'apice, tutte queste cose qua, noi ci mettiamo più prodotto, e quindi anche le tip sono già bilanciate. In più, con il gel che usiamo per attaccare le tip ci crea una forza, e queste tip, una volta che tu le metti, non c'è bisogno di mettere altro prodotto sopra per creare più forza eccetera eccetera, sono già pronte. Poi se vi fa stare tranquille fatelo, ma io non ne vedo la necessità di sprecare prodotto e tempo quando è già tutto bello che fatto. Quindi una volta data un flash di questa luce, giusto per cominciare a polimerizzare il prodotto in modo che la tip si ferma e rimane già attaccata, la mando in lampada grande i suoi 60 secondi. Poi dovete guardare i tempi di polimerizzazione sulle etichette del prodotto che state usando, in base a quello vi regolate quanto tempo la dovete lasciare dentro. L'HD base nylon in 60 secondi, lampada UV LED, è pronto. Quindi una volta fatto questo la mando in lampada grande e passo all'altra mano, e qui la stessa cosa.
metto, mi raccomando, un'altra cosa abbastanza importante, prendete bene la misura delle tip. Le tip devono calzare. Se notate che quando la appoggiate, state prendendo la misura, i laterali, uno dei due laterali rimane leggermente scoperto, preferibile prendere il numero più grande, perché in fase limatura potete andare a stringere quel pezzettino, ma se vi manca voi state già costruendo un'unghia senza laterale. Quindi è sempre meglio andare a prendere un numero in più. Se vedete che anche un pezzettino minuscolo di unghia naturale esce fuori, prendete il numero dopo. E quindi qui il procedimento è questo. Chiaramente è molto veloce, è molto rapido e riesce è la soluzione a tante cose, anche per noi stesse. C'è chi appunto lo usa soprattutto su se stessa perché ha poco tempo e si fa prima, eccetera eccetera. Comunque questo è. Io parto dalla cuticola, vedete che metto un po' in obliquo la tip nella cuticola, poi piano piano la schiaccio verso la punta, il gel cammina verso il bordo libero e quando il gel sta arrivando al bordo libero è lì che metto la luce, perché si deve fermare lì, se no poi sotto ti viene il salsicciotto, eccetera eccetera. Se ti viene il salsicciotto, con una punta piccolina fresa, una puntina piccolina, lo vai un attimino a togliere. Però se cerchiamo di metterlo bene prima ci evitiamo rotture di scatole dopo, in poche parole. Quindi vedi, la metto, tengo bene, controlla bene che la tua tip stia coprendo per bene i laterali. Se non sei convinta, togli la tip, la riaggiusti il gel all'interno e la rimetti. Se non sei convinta di quello che stai facendo, la togli e la rimetti. Non mettere la luce, perché poi una volta che è polimerizzata è attaccato e quindi è meglio toglierla e rimetterla. E quindi questo è. Una volta che ho fatto questo, si possono lasciare di questa lunghezza, si possono accorciare. Come dicevo prima, queste tip, tutte le forme di queste tip, io adesso sto usando la mandorla, ma ci sono tante altre forme, sono già bilanciate. Allora, se dovete andare ad accorciare tantissimo, vi consiglio di usare delle tip più corte, perché poi si va a sbilanciare tutta la struttura. Per esempio BSN ha anche le coffin che sono molto lunghe, sono bellissime, sono molto lunghe. Utilizzare quelle per poi andarle ad accorciare non ha senso, anche perché hanno una apice e una bombatura posizionati dove devono essere per quella lunghezza. Se tu le vai ad accorciare a metà, mi stai sformando tutta e più c'è pure tanto lavoro da fare dopo per accorciarle, aggiustarle, eccetera eccetera. Quindi devi un attimino capire. Ci sono anche le oval che sono più corte ancora di queste, sono più corte di queste e sono un po' più stondate, meno a punta. Quindi dipende anche un attimino che lavoro devi. Dici sì, vabbè, tanto poi le accorcio, ma dipende quanto le devi accorciare e che forma devi andare a fare, perché non ha senso trasformare una coffin XL in una mandorla S, cioè non so se mi spiego. E quindi va bene, adesso mando in lampada ovviamente anche questa e comincio appunto ad accorciare. Qui prendo la misura, decidiamo insieme quale misura dobbiamo fare. E sto andando praticamente a togliere la punta e poi le limo a mandorla. È abbastanza semplice, abbastanza facile. A me piace fare una mandorla con la barchetta e quindi questo è quello che faccio. Non sono andata a pulire ancora niente con il cleaner eccetera, però se per caso vi capita che vi esca del prodotto nel girocuticolo, insomma certamente lo dovete andare a pulire con il cleaner. Quindi faccio questa limatura, sto limando la forma e poi niente, cosa faccio? Vado a abbassare leggermente lo scalino che si può creare nel giro cuticole al momento della ricrescita, perché in questo momento non c'è nessun tipo di scalino. Chiaramente la tip ha uno spessore minimo, perché è minimo questo spessore nel giro cuticole, come dico appunto sono bilanciate le tip,
però chiaramente quando poi c'è la ricrescita anche quel minimo di scalino giustamente si fa, e quindi vado con la punta con una fresa ad abbassare questo scalino, cercare di portarlo proprio come si fa con il gel, col poligel, comunque le cose sono la teoria, diciamo così, è la stessa, e poi vado semplicemente a colorare, e quindi chiaramente questo sistema, perché l'hanno chiamato Express, perché è veramente espresso, è veramente veloce. Adesso io qui sto utilizzando una punta, questa è una grana fina, si può usare una extra fina, si può usare la forma di punta con cui tu ti trovi più comoda a fare questo passaggio, non è importante quello, importante è appunto abbassare il giro cuticole, e se ti è uscito del prodotto che è andato sulla cuticola, certamente lo devi andare a togliere con molta cautela, perché passare la fresa sulla pelle può creare la ferita, quindi è per quello che cerchiamo di fare bene fin da subito, in modo che dopo non creiamo danni dopo. E quindi ecco qua. Faccio, va bene, faccio questo passaggio. Questo era il dito che vi dicevo prima, che appunto è un puntino di sangue, lo dobbiamo tirare fuori, non c'è verso su di lei. E vabbè, però insomma diciamo che si è fermato abbastanza facilmente, questa feritina si è fermata, però ecco, io mi chiedo egoisticamente, sì, non veniamo fuori con la fatto, ma tu sei una professionista. Sì, che vuol dire che sono una professionista? Se tu ti sei massacrata le unghie, le cuticole fino a 20 minuti prima di venire da me, ma perché il problema deve diventare mio? Insomma, riflettiamoci anche su questo, non è che siamo proprio schiave, come posso dire. Ok, fatto questo vado ad opacizzare la superficie delle tip con un buffer. Mi raccomando, basta il buffer per opacizzare, non c'è bisogno del sanding bands, se no di nuovo andiamo ad abbassare il prodotto con cui è costruita la tip. Quella spessore ci serve per mantenere tutta la situazione. Quindi semplicemente con il buffer vado ad opacizzare tutta la superficie prima di mettere il colore, e poi adesso finalmente vado a togliere la polvere con il cleaner. Potete anche non spruzzare il cleaner, potete anche non passarlo, vedo che c'è chi non lo fa e va benissimo così, l'importante è togliere però certamente il più possibile tutta la polvere. Qui è il bonder, questo è il primer non acido che sto passando nel giro cuticole, ma anche su tutta la superficie della tip, perché mi crea appunto adesione. Se vogliamo stare tranquille che il colore che sto andando a mettere non si solleva, se vuoi stare più tranquilla fai una bella passatina di bonder e pace. Però ti ricordo anche che se hai opacizzato per bene, opacizzato non con un buffer consumato, però il buffer deve essere un pochino abrasivo, perché se tu mi vai a lucidare la superficie con il buffer, allora stai punto da capo. Allora, qui le unghie sono tutte di colore diverso, 5 colori diversi, quindi vi ho lasciato queste immagini molto velocizzate, perché insomma diciamo che c'è poco da da vedere. E quindi ecco, io comincio sempre dai pollici perché mi trovo più comoda così. Faccio la doppia passata di colore su tutte le unghie. Il primo colore che ho usato è di Nail 4, non mi ricordo come si chiama, però è un semipermanente di Nail 4. Questo invece nel barattolino è di Moda Unghie e si chiama Lilla. Questo è appunto il colore Lilla e è di Moda Unghie. Il colore che andrò ad utilizzare, il pennellino che sto utilizzando è di Beauty Space Nails, è un lingua di gatto, mi sembra che è il numero 2. Io utilizzo sia il 2 che il 6, mi sembra, per stendere i colori, però qui abbiamo delle unghie molto piccoline e quindi ho preso il 2, mi trovo sicuramente più comoda. Questo è un Lively di Michelle Nails ed è il numero 86. Poi nel anulare vado con un semipermanente di Moda Unghie che è
pastel yellow mi sembra, e poi nel mignolo vado ancora con moda unghie con un gel color che si chiama Isla. Ecco, ve l'ho detti tutti, me li sono ricordati tutti, e quindi qui semplicemente vado a colorare. Ecco perché il sistema è molto veloce, è espresso, effettivamente è molto veloce questo sistema. Quindi vi lascio alla visione della stesura, diciamo, di questi colori, poi ovviamente vado a sigillare e poi ho terminato. Benissimo, sto finendo di sigillare, mando in lampada e questo è il risultato finale. Io spero che vi sia stato utile questo video, fammelo sapere nei commenti, mettimi qualche uovo, se c'è nelle emoji qualche uovo di Pasqua. Io vi mando un bacio grande grande, venite a seguirmi sui miei social, in alto a sinistra li vedete, iscrivetevi al canale se siete nuove, un bacio grande grande e ciao!